Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Per chi stesse atterrando per la prima volta qui, io sono una pittrice freelance e condivido qui sul canale e in live su Twitch ogni mattina dalle 10:30 a mezzogiorno tanti piccoli consigli per dipingere miniature, mezzi bussi e molto altro. Se volete saperne di più su quello che faccio e sulla community, qui sotto in descrizione vi lascio il link a Twitch, Instagram e al gruppo Discord. Di recente, come molti di voi sapranno, è uscito Baldur's Gate 3, videogioco GDR fantasy basato sul sistema di gioco e di combattimento di Dungeons & Dragons. Proprio questo videogioco che sto divorando mi ha dato l'ispirazione per tanti nuovi video che vedrete qui sul canale, partendo proprio da quello di oggi. Se siete anche voi appassionati di fantasy come lo sono io e magari state cercando delle idee per dipingere le miniature delle vostre campagne di gioco di ruolo, siete nel posto giusto. Se non volete perdervi nessuna delle prossime uscite riguardo a questo tema, vi ricordo che potete iscrivervi al canale. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo oggi con questo mezzorco guerriero. Il modello è di Lot Studio e l'ho stampato in misura standard 32 mm. Ho creato un semplice primer ad aerografo nero con alcune zone voluminose messe in evidenza con il bianco. L'armatura invece è meglio lasciarla completamente nera, dato che i metallizzati che useremo lavorano meglio su base scura. Ma partiamo quindi dall'incarnato, per il quale creeremo una colorazione tipica dei mezzorchi. Dato che sarà una miniatura per il gioco, quindi tendenzialmente toccata e spostata sul tavolo, ho colto l'occasione per provare questo set di colori Scale 75, che conteneva proprio delle tonalità adatte per questo modello. I colori inclusi sono Fantasy Endgame, la linea di colori satinati, resistenti e brillanti di Scale 75, pensati proprio per il gioco. Se volete dare un'occhiata, trovate il link in descrizione. Creiamo quindi un verde spento e non troppo scuro, unendo verde foresta, marrone e questa sorta di avorio. Ne creiamo anche una versione più scura senza avorio, con la quale creeremo le ombre del nostro incarnato. Per il colore più chiaro invece andiamo ad aggiungere un pochino di giallo chiaro, anziché schiarire con avorio, così da avere una variante più chiara ma soprattutto più calda rispetto al colore intermedio. Partiamo proprio da questo colore intermedio e stendiamo uno strato omogeneo su tutte le parti di incarnato, in questo caso solo viso e dita. Questi colori ho notato che lasciano leggermente intravedere i chiaroscuri del primer, il che è ottimo se facciamo un primer a più colori come quello che ho fatto io. Lasciamo asciugare e con un pennello sottile intensifichiamo le zone di ombra. Raccogliamo poco colore e scarichiamo l'eccesso arrotolando il pennello sulla wet palette. Scuriamo l'incavo degli occhi, l'ombra degli zigomi e della mascella, così come i lati della fronte e il collo. Facciamo lo stesso poi con il colore più chiaro, intensificando le zone più sporgenti di naso, mento, zigomi e fronte. Raccogliamo la luce in piccoli punti anche sulle orecchie e le dita. A questo punto otteniamo un incarnato standard, ma se vogliamo personalizzarlo leggermente di più, possiamo creare una miscela di marrone e verde, appena diluiti, così da ottenere una velatura leggera. Con questo colore semplicemente creiamo una leggera variazione sugli zigomi e sul naso e possiamo usarla anche per colorare le labbra. Con l'avorio mettiamo in evidenza i denti e magari qualche ultimo punto di luce sulla fronte. Passiamo ora allo sguardo, che ha necessariamente bisogno di sopracciglia per risultare più intenso e marcato. Uniamo quindi marrone e nero, sempre mischiato se possibile con un pennello vecchio per non rovinare i buoni, e tracciamo con precisione le sopracciglia scure, così come i capelli. Per renderli meno banali, e se il taglio lo permette, potremmo anche ipotizzare una parte laterale rasata e quindi creare un mix di verde e marrone scuro, a velatura, e usare quel colore per simulare la rasatura. Per dare volume al resto dei capelli creiamo un mix più chiaro, aggiungendo semplicemente più marrone. Infine, per creare una sorta di leggero riflesso, usando l'avorio e un pennello sottile, creiamo brevi linee orizzontali solo nella parte più voluminosa in alto, da coprire poi leggermente con il marrone puro per integrarli di più al resto. A questo punto non ci resta che passare agli occhi, per i quali ci servirà un pennello ancora più sottile e ben appuntito. Iniziamo con una base avorio molto semplice, meglio se a forma di mandorla o linea orizzontale piuttosto che pallino. Al centro posizioniamo un puntino scuro che per occhi di queste dimensioni è più che sufficiente. Sul canale trovate anche un video più completo dedicato agli occhi.
In base alla storia che vogliamo creare per il nostro personaggio, possiamo anche creare delle cicatrici. Basterà unire rosso, marrone e il colore dell'incarnato, usare un pennello sottile e posizionarle dove più preferiamo. Se appena vicino creiamo anche un leggero tratto più chiaro, daremo anche più volume al tutto. Se nel processo abbiamo perso di vista le luci o se semplicemente vogliamo intensificarle, prima di passare al resto possiamo inserire qualche altro punto luminoso sulle guance, orecchie e fronte. E abbiamo quindi l'incarnato del nostro mezzo orco. Ma ora dobbiamo renderlo un guerriero, quindi dedichiamoci ad armatura e vestiario. Utilizzeremo per tutto un unico metallizzato argento e uno oro opzionale, che modificheremo con i colori che già abbiamo usato per dare più volume. La wet palette non è indicata per metterci sopra i metallizzati, perché l'umidità rovina la consistenza, così come l'acqua, ma se lavoriamo in fretta possiamo comunque utilizzarla. Creiamo quindi un mix di argento, marrone e nero e usiamo questo colore di base su tutta l'armatura. Sempre meglio usare un pennello vecchio, ma se non ne abbiamo uno in buone condizioni, sciacquarlo sempre subito e a fondo dopo aver usato i metallizzati è l'unica soluzione per salvaguardarli. Quindi, mentre lo lasciamo asciugare, ne approfittiamo per colorare con nero o marrone molto scuro le piccole sezioni che si intravedono sotto l'armatura. A questo punto uniamo al metallizzato una piccolissima percentuale di nero e marrone, così da ottenere un colore che risulta più brillante e argentato rispetto al precedente. Con questo mettiamo in evidenza le aree voluminose dell'armatura, quindi il petto, la grogiera, i profili e la parte centrale delle gambe. Per ottenere un risultato credibile basterà seguire con coerenza una linea che va da un piede, nella sua parte più sporgente, sale come una linea lungo la gamba, arriva al petto e riscende illuminando la parte più sporgente dell'altra gamba, meglio se rivolta verso lo spettatore. Arriviamo quindi all'argento puro, con il quale restringiamo le aree rispetto a prima e raccogliamo i profili sottili e piccoli punti sui decori. L'importante è che siano tutti coerenti con il lavoro fatto prima. Per le altre parti in metallo, ovvero la spada e la maglia metallica, omettiamo il marrone, creando un mix di solo argento e nero. Partiamo stavolta da un colore intermedio, con cui coloriamo interamente la spada, il pomolo e la maglia. Aggiungiamo quindi luce più brillante nella parte più alta della lama, non su tutta la lunghezza, e scuriamo invece la parte bassa con una versione più scura. Passando alle parti in cuoio di cinture e sacche, iniziamo ancora con il marrone scuro, per creare una base piena che copre eventuali sbavature fatte con il metallizzato. Con un pennello sottile e il marrone puro aggiungiamo profili chiari e punti qua e là seguendo le forme, magari sulla cintura e nelle piccole sezioni dell'imbottitura sotto l'armatura. Inseriamo poi le fibre argentate e completiamo l'armatura, ma a questo punto possiamo decidere di lasciarla così oppure inserire alcune variazioni dorate per renderla più interessante. In questo caso basterà un unico colore dorato, dato che si tratta di sezioni davvero piccole. Possiamo usarlo per guardia e pomolo della spada, così come per piccole decorazioni sull'armatura, ma se preferiamo possiamo anche spingerci oltre e decorare ogni profilo sporgente in base al tipo di cavaliere che abbiamo intenzione di creare. Passiamo quindi a uno degli elementi più grandi, ovvero il mantello, che io ho deciso di fare rosso scuro per creare contrasto con il verde dell'incarnato, suo complementare. Uniamo al nero e al blu un rosso scuro, oppure scuriamo quello che abbiamo per creare un bordeaux intenso. Lo inseriamo solo nelle zone di ombra se vogliamo ottenere tonalità rosse più luminose nelle luci, oppure creare una base piena e coprente su tutto il tessuto. Con il wine red puro creiamo subito delle aree più chiare nelle parti voluminose, che possiamo sfumare a quelle scure mentre ancora sono bagnate con il wet blending. Ma è importante non passare mai sopra il colore bagnato se lo vediamo così, con un'area ancora lucida, perché lì andremo solo a togliere il colore già applicato e lasciare come una parte vuota. Facciamo questo passaggio anche sul retro del mantello, in cui i volumi sono davvero ben marcati. A questo punto, per ottenere un accenno di rosso più acceso, lo possiamo unire alla miscela e ottenere un colore non difficile da stendere, ma sicuramente più luminoso, da usare solo nelle linee più voluminose del mantello.
Abbiamo quindi il nostro mantello finito, che come vedrete alla fine ho poi arricchito con alcuni piccoli decori dorati già presenti sul modello. Per completarlo non ci resta che dedicarci alla basetta, elemento che deve sempre essere meno appariscente e curata della miniatura per evitare di rubare la scena. Creiamo quindi un semplice grigio intermedio con bianco e nero e coloriamo interamente quella che sembra essere semplice roccia. Con una tonalità più scura creiamo delle ombre nelle parti più nascoste, rivolte verso il basso, così come quelle sotto al modello sulle quali lui fa ombra. Mentre asciuga completamente possiamo anche rifinire il contorno con il colore nero, passaggio che dà sempre una grande soddisfazione. Aggiungiamo quindi del bianco al grigio della roccia e creiamo una semplicissima texture per rendere più movimentata la superficie. Allo stesso modo inseriamo accenni del verde dell'incarnato, come fosse muschio, per creare un piccolo richiamo cromatico con la parte più alta del modello. E questo è quindi il risultato finale che conclude anche il nostro video. Spero come sempre che vi possa essere utile. Io vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per tutti i link di cui vi ho parlato. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.